Bhagavan si aspettava che anche i devoti fossero egualmente privi di preoccupazioni rispetto alle finanze dell'ashram. Sebbene permettesse ai devoti di fare donazioni, se sentivano di farlo, non voleva che i donatori fossero coinvolti negli affari finanziari dell'ashram. Una volta, per esempio, quando Bhagavan era molto ammalato, Maurice Friedman diede 1000 rupie a Cinnaswamy, chiedendogli di usarle per comprare della frutta per Bhagavan. A quel tempo si trattava di una grossa somma di denaro. Cinnaswamy, sapendo che Bhagavan non avrebbe mangiato la frutta a meno che ne avessero avuta altrettanta tutti gli altri, decise che sarebbe stato uno spreco di denaro comprare della frutta ogni giorno per tutti nell'ashram. Alcuni mesi dopo, Friedman venne a chiedere a Cinnaswamy se il denaro era stato speso come richiesto. Cinnaswamy si arrabbiò con lui e gli disse che le spese dell'ashram non erano affar suo. In questa occasione Bhagavan sostenne Cinnaswamy. Quando Friedman venne nella sala a lamentarsi che la sua donazione non era stata spesa adeguatamente, Bhagavan disse piuttosto arrabbiato: quando dai qualcosa, dovresti considerare chiusa la questione. Come osi usare questo dono per aumentare il tuo ego? Per Bhagavan le azioni in sé stesse non erano né buone né cattive. Era sempre più preoccupato per le motivazioni e gli stati mentali che le attiravano. Durante il periodo in cui stavo costruendo gli edifici dell'ashram, parecchi ingegneri in visita, che erano anche devoti, decisero di offrire i loro servigi disegnando i progetti per le varie costruzioni. Cinnaswamy voleva che io mettessi in pratica questi progetti, ma non fu possibile perché per ciascuno degli edifici c'erano progetti diversi e contraddittori. Quando i nostri tentativi di trovare dei compromessi soddisfacenti furono soltanto causa di maggior confusione e di ritardi nella costruzione, suggerii di dare tutti i progetti a Bhagavan e lasciare che fosse lui a prendere la decisione finale. Portai tutti i progetti nella vecchia sala. Bhagavan non si curò nemmeno di srotolarli. Mettendoli da parte commentò: prima che arrivassimo qui, tutti questi edifici erano già stati pianificati da un potere superiore, a ogni momento destinato tutte le cose accadranno secondo quel piano. Così, perché dovremmo preoccuparci di tutti questi progetti? Fu Bhagavan stesso a disegnare tutti i progetti per gli edifici dell'ashram. Prima che ogni giornata di lavoro iniziasse, mi diceva cosa fare. Se le istruzioni erano complicate, qualche volta disegnava alcune linee su un pezzo di carta per chiarire o illustrare ciò che stava dicendo. Questi piccoli diagrammi erano i soli progetti che mai avemmo, eccetto il Tempio della Madre, che fu costruito secondo il progetto del capo
Stapati, architetto del tempio, e il magazzino, che fu originalmente disegnato da un costruttore locale. Tutti gli altri edifici furono costruiti secondo i progetti informali di Bhagavan. Se qualcosa si volete chiedere, puoi chiedere. Come stai, Paola? Bene. Tua schiena? Un po' meglio, ma ancora. Tu? Va bene. Io volevo chiedere una cosa, maestro. Come? Valeria. Qua. Volevo chiedere una cosa. Sì. A un certo punto lui diceva che non esistono azioni giuste o sbagliate, ma che dipende dalla motivazione di quell'azione. No, l'azione, se dai un'opinione di giusto o sbagliato, non la motivazione del perché, il modo di fare. Il modo di fare si può fare in modo sbagliato o giusto. Quindi non il risultato, neanche obiettivo, ma comunque devo avere una chiarezza a tutto perché un'azione la facciamo. Ancora prima di capire cosa è l'azione. Azione vuol dire la vita. La vita c'è l'azione. Sempre devi fare in qualunque modo qualche azione. Ci sono due entità, esiste, una movimento, un'altra senza movimento. Così dice non dualità, senza movimento. Non puoi dire cos'è. Noi un po' di capire diciamo il silenzio, il vuoto pieno, illuminazione, nirvana, queste tante parole la mettiamo. Quindi, là non c'è un'azione. L'azione è la vita, sempre l'azione. E domanda ci può essere perché facciamo l'azione. Anche qua adesso letto nelle letture, sempre l'azione, sempre il Bhagavan, sempre dice fare. Perché questa azione anche si può fare, modo di fare, si può fare come un sadhana. Sadhana vuol dire una pratica spirituale. Perché devo fare pratica spirituale la sadhana? Perché entrare in uno stato di non azione. Ma non azione vuol dire, non è stare così come ferma, mentalmente lavorando, anche se tu non vai mentalmente lavorando, tutte le cellule muovono, vanno, vengano, sempre c'è. Quindi tutte le tapas vuol dire la sadhana, la meditazione, si può dire suratapas, asuratapas, due termini, suratapas e asuratapas. E suratapas vuol dire tu, armonia. Tu puoi fare vivere secondo il flusso come il fiume, secondo il flusso dell'universo, tu vai ogni giorno la partecipa. Cosa accade? Avvenimento, tu partecipa in armonia. E cosa avvenimento può essere bene o male, gioia e sofferenza, non importa, tu partecipa. E il tuo ruolo, il tuo compito sempre un po' trasformare positivamente un'armonia. Se tu trasforma negativamente sentirai la pesante. È cosa di modo di fare, il modo di fare dipende da te. Accadere le cose è cosa un flusso dell'universo, accadranno, verranno bene o male. Noi come affrontiamo senza perdere la nostra tranquillità, il nostro equilibrio. Poi secondo la situazione tu puoi fare sì o no,
poco o tanto, perché tu adatta secondo la situazione. Questo è un tipo di tapas. Cosa dice Jnana Yoga? Questo è un tapas, Sura tapas. Tu vivi la vita normale mantenendo la pace. Cosa Karma Yoga? Quindi comunque non è possibile, così noi cerchiamo anche nel 24 ore, lavoriamo con confusione un certo ore, almeno alcune ore dedichiamo a stare e la pace, sempre lavoriamo pace. Così dico, anche fare le cose senza motivazione, non 8 ore, almeno un'ora qualcosa, senza motivazione, cosa è detto servizio. Adesso noi utilizziamo la parola servizio, che vuol dire Karma Yoga. Quindi Karma Yoga sembra Suratapas. Ci sono nella cultura vedica, noi abbiamo tanti storie, tanti grandi re, ministeri, così, loro è tutto grande saggio. Loro governavano tutto il paese, ma saggio. È una famosa Janaka, puoi guardare anche in Janat Kumar, e così ci sono, vengono tanti nomi, loro tutti re, ma grande saggio, facendo cosa Suratapas. E a Suratapas sembra tu avendo un'idea, io voglio raggiungere Siddhi, la potere, raggiungere così, con ego, e questo modo di fare sempre, con un'aspettativa, con egoistico tu fai, e questa può essere una Suratapas. Prima così, nell'ordine della yoga ha detto Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga. Karma Yoga più importante è viva. E vivere il Karma Yoga, tu devi essere superato Jnana Yoga. Tutto uguale, tutto pienezza, tutto contemplazione. E tu superare, di arrivare a Jnana Yoga, Raja Yoga, tu devi essere canalizzato, controllato tu la mente. Canalizzare, controllare, mente, tu devi avere devozione verso il mondo. E avere devozione, tu devi controllare. Controllare, cosa controllare? Il corpo, i sensi, pensieri, il sentimento, il mondo, nella situazione, la famiglia, la società, governo, ovunque c'è il controllo. E la controllo. Quindi ci sono un po' di ordine. Quindi dove noi applichiamo il giusto, non giusto, chi fa è l'ego. Ego fa il giusto o no. Ma tu anche puoi vedere senza ego, dell'universo dato oggi questa situazione, io ho affrontato. Così normalmente diciamo non giudicare. Cosa vuol dire? Non serve il giudicare essere in pace. Tu devi avere pace, non serve il giudizio, senza giudizio ti puoi avere la pace. Importante di pensare avere, non dare, non pensare dare, avere. Quando tu hai, tu donando, perché ogni cosa assorbono da te, tu hai. Se la luce, noi serviamo, apriamo la finestra e la luce entra. Quindi è importante la tapas, perché devo fare la sura tapas? Avere. Se abbiamo pieni di amore, tutti prendono, pieni di pace, tutti prendono. Questo è il concetto. E qua Bhagavan dato opportunità nell'ashram, le persone che vengono, 2 possibilità è dato. Karma Yoga, per tuo servizio, per tua crescita, non tu aiutando, facendo Karma Yoga, tua crescita tu dando. Un'altra possibilità data da Bhagavan, la persona sviluppare la sua sensibilità. Ok, cosa lavora? Io faccio una donazione. Perché io do. Ancora la meglio, quando ho avuto dei problemi, cosa una dice, io ho dato la donazione, non è utilizzata in modo corretto. E cosa è ego? Dato donazione, cosa è detto? Non devo avere questa, devo fare come un servizio. Anche tu dando, perché tu dai tua crescita,
tuo distacco, tua crescita, non aiutare gli altri. Cosa deve togliere questo modo di pensare? Io aiuto. Noi nessuno non può aiutare. Noi dobbiamo aiutare noi stessi. E cosa noi stessi? Essere in pace. Se stiamo in pace. E, sì, comunque queste due cose devo ricordare. Una, altra parte è sensibilizzare le persone, distaccare, offrire a loro cosa hanno. Un'altra parte dare l'opportunità di tutto fare il servizio, la karma yoga. Bene. Ieri mi ha chiesto Shiva cosa significa per particolare la domanda chi è che ha chiesto questa domanda? No. E cosa riferisce la Ganga? Ganga vuol dire fiume vuol dire un flusso, come la vita. E cos'è la vita? Termina, si chiama Prakriti. Prakriti vuol dire energia femminile, creatività, dinamicità. Cosa le vengono? Da dove vengono? Dal Shiva. E chi è Shiva? È il voto. Due principi, una dinamicità, una statica. Adesso meditando Shiva sta la statica. Ti vedi nel tempio, stessa si va ballando, questa dinamicità, creando dell'universo, creando della vita. E cos'è la vita? Deve nascere l'energia questa creatività, questa Ganga, questo è il fiume, la vita e creatività, che è dinamicità che continua. Da dove vieni? Da vedi gli occhi chiusi, e lui sta nello stato di meditazione. Cosa diciamo? Kailas Shiva. Cos'è Shiva? E Kailas vuol dire nello stato di meditazione, vuol dire vuoto. Lui sta vuoto o pieno, ferma. Dalla fermezza nasce il movimento, e questo movimento è la vita. E cos'è la vita? Come muove? Come 5 elementi. E cioè hai 5 elementi, sempre c'è. Nella figura di Lona Shiva sempre rappresenta i 5 elementi. Perché ogni movimento in base di 5 elementi lo muovono. Così. Cosa in generale deve capire? L'esistenza, due, Nitya e Anitya. Nitya vuol dire che sempre rimane. Anitya vuol dire cambia, modifica. Prakriti sempre muove, movimento la cambia, invece Nitya è il vuoto, il silenzio è perfezione, è sempre in silenzio. Quello Shiva rappresenta, Kailas Shiva rappresenta il silenzio, il vuoto. Da vuoto nasce quel movimento, cos'è la Naraja, cos'è la Shiva dinamica e cos'è la vita. E cosa comprende la vita? Le 5 elementi. Ogni elemento ha le sue caratteristiche particolari, è tutto in uno. E nella Terra tu vediamo anche lo spazio, la Terra contiene tutti gli elementi in una certa percentuale. Noi puoi vivere come la Terra, adesso viviamo con la Terra, il corpo rappresenta la Terra, noi sempre muoviamo. È chiaro? No. Va bene? Ok. Sahana bhavatu sarano bhunaktu sarviryam karavavahe tejasvinavaditamastu mavit visavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Pudevi Bhojanam Prasada. Il cielo, la terra, la nostra benedizione, la nostra nutrizione, la nostra protezione. Curiamo e amiamo.
Ricordiamo i nostri antenati, facciamo un saluto di gratitudine. Grazie, buona giornata. Grazie.